Questo è l'ultimo vlog. L'ultimo vlog a Milano. Ok, non sarà proprio l'ultimo vlog a Milano di sempre perché ci ritornerò. Però per ora andrò via da questa bellissima città e a breve saprete perché. Ma dato che questo è l'ultimo vlog qui, godiamoci questa giornata a pieno. Ok, adesso stiamo andando a fare colazione in un posto che ho trovato che si chiama Pavé e vi faremo sapere com'è. Speriamo sia buono. Speriamo. Qui ero con Gaia, la mia migliore amica, e per iniziare la giornata siamo andati da Pavé, un bar-caffetteria molto carino che si trova nella zona di Porta Venezia. Il caffè è molto buono, ma anche le proposte per la colazione. È buono questo cappuccino. Buono. A te piace inzuppare le cose nel cappuccino? Solitamente? Non tanto. Mi piace mangiarlo così. Poi a me piace mangiare prima la schiuma e poi berlo. Invece sono alcune persone che lo mischiano. È vero, è vero. Quindi secondo me la schiuma. Voglio provarlo. Certo, solo che la frolla è un po' troppo cotta. Ai ai ai. Ai 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 è un'espressione che usiamo in italiano quando qualcosa non sarebbe dovuto succedere, oppure non ci aspettavamo che succedesse. Insomma, non ci aspettavamo che la frolla fosse troppo cotta, ma è successo. Quindi, ai ai ai, non doveva succedere. La prima è buona e la seconda è buona, ma la frolla... Poi fatta dici tu. Guarda il colore. Ah. Qual è il problema? La frolla è un po' troppo cotta, però è molto buono. Allora, in Italia una cosa molto tradizionale che facciamo, infatti questa si chiama colazione della nonna, è mettere sul pane il burro e la marmellata insieme e vi assicuro che è buonissimo. Buono? Buonissimo. Da Porta Venezia abbiamo preso la metropolitana per andare in Duomo e vederlo per l'ultima volta. Sono solo 2 fermate di metro, ma anche a piedi è una bellissima passeggiata di soli 15 minuti. Tra l'altro, la stazione di Porta Venezia ha le pareti arcobaleno, installate per il mese del Pride di qualche anno fa e poi tenute su comunque per celebrare tutto l'anno l'orgoglio LGBT. Inoltre, Porta Venezia è il quartiere LGBT friendly per eccellenza a Milano. In generale, comunque, Milano è una città abbastanza aperta, quindi se siete dei turisti LGBT, Milano vi aspetta a braccia aperte. E adesso siamo arrivati al Duomo. Sono stato in Piazza del Duomo tantissime volte, ma ogni volta che vengo qui è sempre un'emozione incredibile. Allora, che cosa ne pensi del Duomo, dato che questa è comunque la tua prima volta qui a Milano? Sì, allora è bellissimo e ci sono dei colori stupendi, poi è una giornata bellissima, quindi vederlo in questa giornata davvero ti emoziona. È una bellissima giornata per essere qui e per passeggiare per le strade di Milano. Davvero. Sì, esatto, perché comunque tutto questo mi mancherà e quindi sono super contento di poter vivere gli ultimi giorni a Milano qua con la mia migliore amica. Vabbè, poi sembra una cosa super triste, in realtà non è triste, però vabbè, insomma... È vero, c'è un po' di nostalgia, Esatto, inizia a farsi sentire un po' di nostalgia.
Ora vi faccio vedere una curiosità. Il Duomo ha circa 3400 statue, ma una di queste è molto curiosa. Guardate, cosa vi ricorda? La Statua della Libertà a New York. Questa statua però è stata costruita 70 anni prima di quella di New York. Avranno copiato oppure si tratta solo di fonte di ispirazione? Adesso ci spostiamo dal Duomo verso i Navigli. È una passeggiata molto lunga ma piacevole. Si passa per via Torino fino ad arrivare alle colonne di San Lorenzo, per poi proseguire verso piazza 24 Maggio e da lì inizierete a vedere la Darsena. Ok, adesso come vi ho detto ci stiamo dirigendo ai Navigli, che è questa zona di Milano dove c'è la Darsena, che è praticamente una sorta di fiume artificiale, possiamo dire, che veniva prima usato per il commercio, per ragioni di commercio, appunto via mare. Adesso non so benissimo la storia, magari la cercherò meglio, però comunque adesso è una zona molto turistica di Milano dove ci sono tanti localini per fare aperitivo, che onestamente a me non piacciono così tanto, però passeggiare di giorno è davvero piacevole. E questa è la Darsena, guardate che bella! Come va? Bene, bene. Sei stanca? Un po' sì, Stefano mi ha fatto camminare moltissimo. Vabbè. Adesso ci stiamo andando a riposare al parco. Un parco in un quartiere molto moderno di Milano, che non è quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, però è diverso. Aspettate. Questa è la M5, la linea metropolitana di Milano senza conducente. Infatti è completamente automatizzata e porta allo stadio San Siro, ma anche a City Life, il nuovissimo quartiere di Milano dove stiamo andando adesso. Eccoci, adesso siamo arrivati in questo altro nuovissimo quartiere di Milano che si chiama City Life. Non mi piace per niente il fatto che abbia un nome inglese, però è così che l'hanno chiamato, e mi piace tanto perché qui c'è un bel parco e c'è tanta tranquillità, non adesso che è ora di pranzo, ma vabbè. E quindi adesso io e Gaia prenderemo qualcosina da mangiare, poi ci mettiamo nel parco e stiamo lì, ci facciamo due chiacchiere e insomma vi tengo aggiornati su tutto. Ci siamo fermati in un posto emiliano e abbiamo preso i ravioli con burro e salvia e le tagliatelle al ragù. PS, sono più buone le mie. Anche in Italia si mangia male a volte. Ai 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 ai. Oh, allora adesso abbiamo mangiato. Siamo al parco. Qui in un prato. Ci stiamo un attimo riposando dopo lunghe camminate. Perché si è stancata? Sì. Comunque ho deciso un attimo, insomma, di fermarci, così possiamo parlare un attimo e fare anche una piccola comprensione di ascolto per voi. Quindi, dato che questa è la prima volta a Milano per Gaia, voglio chiederti, Gaia, cosa ne pensi della città? Era come te l'aspettavi? E quali sono le cose che ti sono piaciute di più e quelle che forse ti sono piaciute di meno? Allora, devo dirti, la città mi è piaciuta un sacco. Alla fine sono arrivata ieri, quindi ho visto molto velocemente,
però è proprio una bella città, molto internazionale e questo è molto bello. Non vedo l'ora di continuare a scoprirla. Veramente consiglierei a tutti di venire a Milano perché è davvero bella, trovi di tutto. È vero. Puoi trovare tutto, davvero. Una bella città anche in cui vivere, secondo me. Tu che ne dici? Perché tu che ci vivi da 5 anni. No, secondo me è una bellissima città dove vivere sicuramente, proprio per il fatto che comunque sia anche una città moderna, una città internazionale. E secondo me è molto bello vivere a Milano, perché è anche una città, direi, stimolante. Sì. No, anche per il lavoro che faccio io comunque mi sento sempre molto stimolato a creare nuovi contenuti in questa città, eccetera. Allo stesso tempo forse uno dei difetti di Milano è che comunque è una città costosa rispetto alle altre città italiane, quindi Certo. sicuramente non è la scelta più economica, però forse ne vale la pena. A me dispiace tanto andarmene adesso, però comunque è una città dove mi piacerebbe tornare, sicuramente anche tornare a vivere un giorno. Certo. E adesso voglio chiederti, Milano è come te l'aspettavi o ci Allora, sono... secondo me io mi aspettavo, prima di tutto mi aspettavo che facesse molto più freddo. Esatto, come il film di Totò. Sì. A Milano fa freddo. E intanto io sento caldo, ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Pure io sento caldo, e sarà un freddo caldo, che vuoi dire? Invece no, non faceva così freddo, infatti ho caldo perennemente. Ok. Dai tuoi vlog, da tutto, sì, mi aspettavo comunque una città così moderna, internazionale, dove trovi tutto. Ha superato le mie aspettative. Oh, sono contento. Ma secondo me una delle cose più belle proprio di questa città è che comunque è una città italiana, soprattutto in termini di cucina, no? Perché Assolutamente. e anche comunque nelle zone più vecchie della città, come in Piazza del Duomo, comunque tutto il centro storico, capisci di essere in Italia. Però poi ci sono anche questi quartieri molto moderni che ti fanno sentire un po' più in Europa, no? È vero. E quindi secondo me Milano offre qualcosa che forse altre città italiane non possono offrire, cioè questo insieme tra antichità e moderno che è piacevole. Allora Stefano, dimmi un po', Eh. dato che ora stai per lasciare Milano, ti aspettano tante cose nuove, sei un po' triste. Un po' triste, un po' nostalgico sicuramente, perché comunque è una città, abito qua da 5 anni, quindi mi sono affezionato tanto a questa città. Sì, sono un po' triste, però allo stesso tempo sono molto emozionato per il futuro e per tutto quello che verrà con il canale YouTube e con tutti i miei progetti futuri, quindi... Ma ci puoi fare qualche spoiler? Spoiler? Qualche anticipazione? No, sono tutte sorprese, ma arriveranno presto tanto. Va bene, quindi va bene, aspettiamo. agli inizi di novembre già inizierete a scoprire qualcosa, ma come sempre, se non volete perdervi nessuna novità di tutte le grandi novità che stanno arrivando qui sul canale per imparare l'italiano e migliorare le vostre capacità dell'italiano in generale, di parlare, ascoltare, ma anche di imparare nuove cose sulla cultura e soprattutto viaggiare con me, vi consiglio sempre di iscrivervi al canale, ma anche di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, dove pubblico sempre aggiornamenti. E poi, come sempre, se il video vi è piaciuto, se questo vlog vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, perché questo mi aiuta tantissimo a far crescere il mio canale, così che anche nuove persone possano scoprirlo. E adesso ne andiamo a casa. Sì. Andiamo a casa. È stato un piacere essere qui con voi. Questo è l'ultimo vlog della città di Milano. Sicuramente in futuro ce ne saranno altri, perché verrò tante altre volte a Milano, però questo è l'ultimo vlog qui. Allora, un abbraccio dall'Italia. Ciao. Ciao. Ciao.